Hola, hola, bentornati nel mio nuovo canale. Il mio nome è Gis e come vedete ho deciso di creare il mio avatar per poter recensire prodotti per quanto riguarda la cura dei capelli e del corpo. Il mio obiettivo è quello di recensire prodotti di maniera creativa e informativa. Per questo ho deciso di creare alcuni punti che andremo a vedere come la descrizione di un prodotto, la composizione, la consistenza e la quantità. Andremo anche a parlare delle note positive e negative. Innanzitutto vorrei proporvi diversi prodotti da recensire scelti da me, ma mi auguro che in futuro siate voi a consigliarmi qualche prodotto da recensire. Ed ecco la nuova linea della Nivea Derma Skin Care con acido salicilico e niacinamide. La tua pelle è soggetta a brufoli punti neri, pori ostruiti e sebo in eccesso, riprendi il controllo sul tuo viso con la nuova routine di detergenza Nivea Derma Skin Care per pelle soggette a imperfezioni. Scopri Nivea Derma Skin Care Scrub anti-imperfezioni con acido salicilico e niacinamide. È ideale per ridurre brufoli e punti neri, per purificare i pori e uniformare la grana della pelle. Utilizzalo 2 o 3 volte a settimana su viso e corpo, massaggiandolo delicatamente sulla pelle inumidita e poi risciacqua. Per ottenere risultati migliori usa Nivea Derma Skin Tonico anti-imperfezioni insieme alla gamma completa anti-imperfezioni di Nivea. Gel detergente, tonico, peeling esfoliante, note scrub. Per una pelle visibilmente migliorata dopo 7 giorni. E passiamo alla composizione dello scrub. Acqua, 2 tensioattivi, un polimero sintetico, acido lattico, niacinamide, acido salicilico, polimero naturale, agente fissante, cloruro di sodio, un altro tensioattivo, benzoato di sodio, idrossido di sodio, conservante sintetico, un filtro UV chimico, profumo e infine un colorante verde. Queste sono le considerazioni per quanto riguarda lo scrub. Lo ritengo molto delicato e si ha quasi la sensazione di non aver fatto una pulizia veramente profonda diciamo che lo ritengo adatto per pelli sensibili anche normali. Per quanto riguarda i componenti all'interno dello scrub sono ottimi. L'acido salicilico è un regolatore del pH, va a togliere tutte le imperfezioni, a regolare il pH della pelle, insieme alla vitamina B3 che è la niacinamide. È perfetta per togliere qualsiasi tipo di macchia e anche per coprire i pori aperti. E nella descrizione ci dicono che riequilibra la pelle, riduce il sebo in eccesso e l'effetto lucido, idrata senza ostruire i pori, adatto per pelle soggette ad imperfezioni, quindi persone che soffrono di acne, potrebbe essere veramente una scelta ottima. La cosa importante è che i risultati non sono praticamente immediati, ma ci vuole del tempo. Parliamo di circa 2 settimane oppure un mese, dipende comunque dal danno che ci sia. Però la cosa importante è che essendoci della niacinamide, i risultati comunque li si vedono a lungo termine. Però lo posso garantire.
perché comunque è da tantissimi anni, dal 2008, che uso prodotti che contengono niacinamide, in speciale una crema che si chiama Pond's. È da tantissimi anni che la utilizzo e contiene niacinamide e i risultati li vedi a lungo termine. Adesso vedere una linea molto completa con questo tipo di agente mi fa veramente impazzire, perché è una vitamina che va a togliere praticamente tutto, va a togliere le macchie, a chiudere i pori, lascia quella sensazione di pelle liscia, morbida. E comunque con questo scrub tutte queste cose si possono avere, però giustamente ci vuole tutto un insieme, né solo lo scrub, perché essendo anche un agente da risciacquo, quello che va a fare più effetto la crema. La crema non l'ho presa e dopo vi spiegherò il perché. Ma adesso andiamo avanti per quanto riguarda gli altri prodotti della linea. E questa è la composizione del tonico: acqua, solvente, polimero sintetico, glicerina, olio di ricino idrogenato, ialuronico di sodio, niacinamide, acido salicilico, sale marino, un agente antistatico, idrossido di sodio, un conservante, un agente condizionante per la pelle, glicole e infine il profumo. Allora, questo è il tonico, è un tonico che si presenta con 200 ml di prodotto, dura tantissimo, diciamo che per quanto riguarda l'erogatore è un attimino difficoltoso, perché comunque quando si va ad applicare si perde tantissimo prodotto. Quindi bisogna stare attenti con le dosi e il modo in cui si versa. La cosa bella è che non secca la pelle e libera i pori. Per quanto riguarda un tipo di pelle sensibile, diciamo che non viene proprio consigliato, perché per il fatto che comunque non ci sia dell'alcol, c'è lo stesso il profumo e ci sono certi tipi di pelle che non riescono a tollerare questi agenti. Per quanto riguarda un tipo di pelle mista, un pelle di tipo normale, che sono abituati a questi tipi di prodotti, potrebbero piacere tantissimo questo tipo di tonico. Invece per un tipo di pelle grassa, se dovesse decidere di utilizzare questo tonico, diciamo che non conviene lasciarlo troppo tempo, nel senso che si crea una patina sul viso che potrebbe dar fastidio, per cui se lo laviamo successivamente dopo qualche minuto si sente la pelle molto morbida. Questi sono agenti che comunque nel giro di pochi minuti vanno a agire su tutti i problemi della pelle. Ripeto, ci vuole costanza. Come tonico è molto valido, quindi bisogna sempre fare una prova per evitare reazioni allergiche, sempre per quanto riguarda un tipo di pelle sensibili. Qualsiasi tipo di prodotto bisogna utilizzarlo con moderazione
quindi mi raccomando. Composizione del gel: acqua, tensioattivo, glicole, un solfato, cloruro di sodio, acido citrico, acido salicilico, niacinamide e un conservante. Per quanto riguarda la composizione di questo gel detergente, la ritengo molto leggera. Ci sono i componenti più importanti per creare un gel detergente senza inserire tantissime cose, perché ci sono tantissimi gel detergente in commercio che hanno diverse composizioni. Questo qua è molto più leggero. A questo punto lo ritengo valido per qualsiasi tipo di pelle. Ovviamente prima di provare qualsiasi prodotto è sempre meglio fare una piccola prova in modo da capire se si hanno reazioni cutanee. Nella descrizione ci dicono che il gel deterge in profondità, libera i pori e combatte le imperfezioni. E per il fatto che ci sia l'acido salicilico è molto compatibile per quanto riguarda il discorso di agenti schiumogeni. L'acido salicilico quello che fa è quello di liberare i pori, quello di purificare la pelle, e quello è il suo compito. Il compito della niacinamide per quanto riguarda un composto schiumogeno come in questo caso potrebbe dare la aggiunta di resistenza sulla pelle, no? Di farla diventare un po' più compatta, più elastica, ma se andiamo a vedere un composto di niacinamide all'interno di una crema, i risultati sono veramente migliori, perché la niacinamide è un composto che ha bisogno di tempo, di tantissimo tempo per poter vedere i risultati. E quindi per quanto riguarda un prodotto da risciacquo come questo, forse il componente diventa un po' debole. A mio parere sì, ha più forza quando viene composto, cioè viene praticamente inserito, come ho già detto prima, all'interno di una crema, che comunque la crema si lascia in posa per tantissimo tempo, e in questo modo la niacinamide ha più modo di agire e togliere tutte le imperfezioni, le macchie, chiudere i pori, come abbiamo già detto in precedenza. Il gel è molto leggero, lascia la pelle morbidissima. Comunque lo ritengo molto valido per quanto riguarda tutta la linea, nel senso che questo qua per me è il migliore. E questa è la crema a sorpresa che ho preparato per questo video. È una crema gel del marchio Naturium, l'ho acquistata su Douglas. La cosa che mi ha incuriosito di più è che ci sia della niacinamide, visto che siamo in tema di vitamina B3. Allora, questa crema all'interno dei suoi componenti contiene due tipi di siliconi, per cui per chi va a guardare questi tipi di cose comunque la sa già se gli piacerebbe utilizzarla oppure no. E cosa c'entra per quanto riguarda tutto il resto della linea che abbiamo visto in precedenza? Non c'entra assolutamente niente, perché comunque la Nivea ha la sua crema peeling, se non mi sbaglio, è una crema di un tubetto molto piccolo da circa 30-40 ml, e va utilizzato insieme a tutto il resto della linea. Non ho deciso di acquistarla perché la crema contiene acido glicolico. Non è che sia una cosa sbagliata, no? Però
è un discorso molto lungo, quello che mi piacerebbe fare in un altro video per quanto riguarda quella crema. Diciamo che l'acido glicolico è l'unico componente che si trova all'interno di questa linea, perché per quanto riguarda lo scrub, il gel detergente e il tonico non ce l'hanno. Poi ci sono tantissimi argomenti, anche aspetti di cui insomma mi piacerebbe parlare di quella, per intanto vorrei concentrarmi su questa, perché questa crema la utilizzo dopo la routine di pulizia e mi lascia una sensazione veramente compatta sulla pelle, la pelle più tonica. L'unica pecca è che mi sarebbe piaciuto sentire questa sensazione di freschezza sulla pelle. Questa crema non te la dà. Diciamo che in un periodo in cui ci sia tanto caldo, una crema che ti dà quella sensazione di freschezza è la cosa migliore. Adesso vi farò vedere per quanto riguarda all'interno della crema come è fatta. E qui, come potete vedere, questa è la crema gel della Naturium. Diciamo che la consistenza si presenta in questa maniera e come contenuto è veramente piccolo, piccolissimo, e potrebbe durare diciamo nel giro di 3 settimane barra 4, dipende dall'utilizzo. Si può utilizzare 1 o 2 volte al giorno. Io la utilizzo la sera e poi il giorno dopo vado a rifare la pulizia del viso. La ritengo valida perché lascia la pelle molto compatta, tonica e liscia. E spero tanto che vi sia piaciuto il video, vi aspetto al prossimo appuntamento. Se avete qualche dubbio o qualche domanda scrivetemi, vi risponderò al più presto possibile. Ci vediamo alla prossima con tantissime novità. Hasta la vista!